Guardatela bene. Per molti, questa è solo l'ennesima nave pattuglia della Marina Militare. Una versione vorrei ma non posso delle fregate più potenti. Una nave nata da compromessi, un passo indietro rispetto ai formidabili PPA. E per tanti, il nuovo Ugolino Vivaldi, il P440, con le sue 2400 tonnellate di dislocamento, sembra la conferma di una marina costretta a fare di necessità virtù. Questo è esattamente ciò che vogliono farvi credere, perché mentre tutti parlano di PPA o della portaerei Cavour, nessuno sembra aver notato che l'Italia sta costruendo silenziosamente una vera e propria flotta ombra. Ho passato l'ultima settimana a confrontare i rendering di Fincantieri, le schede tecniche di Leonardo e i report strategici, mettendoli a paragone con i nuovi pattugliatori turchi e francesi. Mi sono letto centinaia di pagine di documentazione tecnica, così che non dovete farlo voi. E quello che ho scoperto è che questa nave, l'Ugolino Vivaldi, che molti liquidano come un passo indietro, è in realtà la nostra arma più affilata per il futuro. Oggi non vi leggerò la scheda tecnica di Wikipedia. Oggi vi spiego perché la classe Ugolino Vivaldi è la risposta italiana perfetta alla guerra ibrida nel Mediterraneo allargato e perché è fondamentalmente diversa dai PPA che già conosciamo. Immaginate una nave che si guida come un caccia F-35, ma costa una frazione di una fregata. Se l'Italia vuole controllare i gasdotti nel Mediterraneo senza scatenare la terza guerra mondiale, questa è l'unica nave che conta davvero. E sta arrivando anche prima di quanto pensiate. In questo video sveleremo perché l'ultima evoluzione di questa piattaforma, la classe Ugolino Vivaldi, non è un semplice pattugliatore, ma un'arma da guerra ibrida progettata per dominare nell'ombra. Sveleremo come, ancora una volta, l'ingegneria e la strategia navale italiana abbiano giocato una partita completamente diversa, creando non una versione più povera di una nave da guerra, ma una piattaforma specializzata per vincere conflitti silenziosi. Quelli che non si combattono con la forza bruta, ma con l'astuzia e la tecnologia. Prima di iniziare, comunque, ci tenevo a dire un paio di cose. La prima, che si comprende dal mio tono di voce, sta nella mia narrazione che sarà un po' nasale durante il video a causa di un raffreddore. E la seconda, altrettanto importante, che ci tenevo a sottolineare che, essendo questa una nave varata qualche giorno fa, le immagini non saranno delle migliori. Ma ci tenevamo lo stesso a fare questo video, per la quale ringraziamo un suggerimento che ci è arrivato da un nostro iscritto, per dare una chiave di lettura differente da quelle che si trovano in giro per il web. Detto ciò, per capire la vera natura dell'Ugolino Vivaldi, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo tornare alla nascita dei suoi fratelli maggiori, i pattugliatori polivalenti d'altura. I PPA non sono nati nel vuoto, sono la risposta geniale a un paradosso quasi insolubile che ha attanagliato l'Italia dopo la guerra fredda. Immaginate lo scenario. Il muro di Berlino è crollato, l'Unione Sovietica si è dissolta. Iniziano i cosiddetti dividendi della pace. I bilanci della difesa vengono tagliati drasticamente e l'opinione pubblica diventa allergica a tutto ciò che suona militare. Finanziare nuovi armamenti diventa un'impresa. Eppure le minacce non sono scomparse, si sono evolute. La flotta, con le sue onorevoli ma anziane fregate e corvette, invecchia però inesorabilmente. La marina si trova quindi davanti a un bivio. Come si costruisce una nuova flotta da combattimento quando la politica finanzia solo navi per compiti civili come pattugliamento o soccorso? Come si ottiene una fregata lanciamissili quando il Parlamento approva solo i fondi per una specie di super guardia costiera? La risposta della Marina Militare e dell'industria nazionale con Fincantieri e Leonardo è stata una mossa da scacchisti, un capolavoro di ingegneria navale e comunicazione politica. Ed è così che è nato il programma PPA, Pattugliatore Polivalente d'Altura. Il nome stesso è un colpo di genio, pattugliatore, una parola rassicurante. Polivalente, un aggettivo che suggerisce flessibilità per dare un po' di tutto, dal militare all'umanitario. E sul mercato politico la nave venne presentata proprio così. Un'unità dual use perfetta per controllare i flussi migratori, intervenire in caso di disastri naturali e proteggere l'ambiente. Se questo livello di analisi strategica è ciò che cercate, se volete smettere di guardare la superficie e iniziare a capire i giochi di potere reali, allora dovete fare una cosa sola. Ma fatelo adesso, per favore. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Mettete un mi piace per far capire che apprezzate questo lavoro e commentate qui sotto con la vostra opinione. Ma soprattutto condividete questo video con chi pensate possa capire. E vi do un motivo in più per restare fino alla fine. Le informazioni che stiamo per svelare sulla Vivaldi sono ancora più sconvolgenti e non vorrete perdervele. Questa strategia sbloccò i finanziamenti. Il programma navale venne approvato e la costruzione di 7 di queste unità, più altre in opzione, poté finalmente iniziare. Ma dietro la facciata del pattugliatore si nascondeva un segreto fatto di acciaio e tecnologia. Stava nascendo una delle navi da combattimento più potenti della sua categoria, mascherata da Agnello. E questo inganno strategico ha gettato la base per il successo successivo, ancora più audace, ovvero la classe Ugolino Vivaldi. Volete approfondire la strategia navale italiana e discutere di questi temi con noi e con altri appassionati? Trovate analisi ancora più dettagliate sul nostro blog e potete unirvi alla nostra community privata. I link sono in descrizione. Smontiamo pezzo per pezzo la facciata del semplice pattugliatore e riveliamo la vera natura dei PPA.
perché solo capendo la portata di questo programma possiamo afferrare perché il Vivaldi non sia una copia economica, ma un'evoluzione più specializzata. Partiamo dallo scafo. Il design è futuristico, quasi fantascientifico, ma un elemento in particolare tradisce le sue vere intenzioni, ovvero la prua. I PPA sono caratterizzati da una doppia prora sfalsata, una soluzione che ricorda il rostro delle antiche navi romane. Non è un vezzo estetico, è una soluzione ingegneristica che permette alla nave di fendere le onde con un'efficienza idrodinamica senza precedenti. E il risultato? Meno resistenza all'avanzamento, consumi ridotti e, soprattutto, una velocità di punta sbalorditiva. A seconda della configurazione propulsiva, i PPA possono superare i 31-32 nodi. E velocità del genere non servono per monitorare chiazze di petrolio, servono per inseguire e ingaggiare navi nemiche. Passiamo al cuore della macchina, la propulsione. La maggior parte dei PPA utilizza un sistema CODAG, Combined Diesel and Gas, che unisce la potenza di una turbina a gas, la stessa delle fregate FREMM, a motori diesel efficienti. In pratica significa avere il meglio di due mondi. Grande autonomia a velocità di crociera con i diesel e una potenza impressionante quando si accende la turbina a gas, trasformando il pattugliatore in un predatore da combattimento. Ma l'inganno più geniale si nasconde nel concetto di fitted with, ovvero equipaggiato con, e fitted for, ovvero predisposto per. Il programma prevedeva infatti tre versioni, Light, Light Plus e Full. La versione Light è sulla carta quella più vicina a un pattugliatore. Armamento di base, sensori essenziali, ma possiede già tutti gli spazi e i cablaggi per diventare molto di più. È predisposta per accogliere i sistemi d'arma più avanzati. La versione Full invece è equipaggiata con tutto. E intendiamo un arsenale da fare impallidire molte fregate. Lanciatori verticali, VLS Silver, per missili antiaerei Aster 15 e 30, missili antinave Teseo a lungo raggio e sonar potentissimi per la caccia ai sottomarini. Quindi un PPA in versione full, con le sue oltre 6.000 tonnellate di dislocamento, non è un pattugliatore, è a tutti gli effetti una fregata pesante multiruolo. E poi c'è il cervello della nave, l'innovativo cockpit navale, sviluppato da Fincantieri Nextech e Leonardo. Ispirato alle cabine di pilotaggio degli aerei, permette a soli 2 operatori di gestire l'intera conduzione navale. Questo non è solo un modo per ridurre l'equipaggio, è un salto quantico nell'automazione navale, che pone queste navi ai vertici mondiali. Quindi, in sintesi, il programma PPA è stato un capolavoro che ha permesso alla Marina di costruire potenti navi da combattimento mascherandole da pattugliatori. Ma questa era solo la prima mossa. La partita a scacchi continua e la mossa successiva ha un nome preciso, Ugolino Vivaldi. Tutte le schede tecniche e i confronti che vedete in questo video in maniera molto ampia sono ben disposti all'interno di un video che abbiamo già portato nel canale. E se volete i dati nudi e crudi, passate a trovarci da lì. Link in descrizione. Arriviamo però adesso al cuore della nostra analisi. Se i PPA sono stati il trucco per ottenere una fregata di prima linea, la classe Ugolino Vivaldi è la mossa che rivela la vera direzione strategica della Marina. Non un PPA in versione povera, bensì qualcosa di diverso, ovvero un'arma specialistica per un nuovo tipo di guerra, quella ibrida. Partiamo dal nome. Ugolino Vivaldi evoca un cacciatorpediniere decorato della Regia Marina durante la Seconda Guerra Mondiale, una nave che si distinse nella battaglia dei convogli e si autoaffondò per non cadere in mani nemiche. Scegliere questo nome significa infondere uno spirito combattivo, un'eredità di resilienza. È il nome di un guerriero del mare. Ora, i numeri che hanno tratto in inganno. L'Ugolino Vivaldi, P440, capoclasse del programma PPX, ha un dislocamento di circa 2400 tonnellate, è lunga 95 metri e ha una velocità massima di 24 nodi. I critici potrebbero dire, vedete, più piccola, più lenta, la prova del budget ridotto. Ma si fermano alla superficie e, come vedremo, è proprio quello che succede sotto la superficie a definire questa nave. Smettiamolo un attimo di pensare che più grande è meglio. Ragioniamo in termini di specializzazione invece. Se il PPA è una Ferrari, il Vivaldi è un fuoristrada 4x4, robusto e infaticabile. Non è per le autostrade del mare aperto, ma per le acque sporche della guerra moderna. Missioni lunghe e discrete, dove l'intelligenza conta più della forza bruta. Il suo cervello è il primo indizio. Automazione spinta all'estremo. Anche la classe Vivaldi adotta l'innovativo cockpit navale, e il che permette di avere un'altra capacità operativa con un equipaggio di circa 93 persone, che è un numero bassissimo. Non è solo per risparmiare, è una scelta strategica. Un equipaggio ridotto significa maggiore autonomia logistica e la capacità di sostenere missioni di sorveglianza per periodi prolungati. Con 3500 miglia nautiche di autonomia a 14 nodi, può rimanere in zone per settimane. È una nave costruita per la pazienza. Ma qual è la sua missione? La risposta è nella guerra ibrida e nella protezione delle infrastrutture sottomarine, ovvero la spina dorsale della nostra economia. Pensate al Mediterraneo di oggi. Le minacce provengono da attori che operano in una zona grigia, con incursioni furtive e sabotaggi.
L'incidente al Nord Stream è stato un campanello d'allarme, per esempio. Il Mediterraneo è attraversato da gasdotti vitali e da centinaia di cavi in fibra ottica per il nostro traffico internet, e queste arterie sono incredibilmente vulnerabili. Qual è quindi lo strumento giusto per proteggere un gasdotto? Mandare una fregata da 7000 tonnellate o un PPA full? No, sarebbe uno spreco e potrebbe essere visto come un'escalation. Serve uno strumento diverso. Serve una nave discreta, economica, ma capace di rimanere in area per settimane. Serve appunto l'Ugolino Vivaldi. Qui si svela il suo ruolo più rivoluzionario, quello di nave madre d'ombra per droni. Il Vivaldi è progettato per essere un hub per sistemi unmanned. Ha un ponte di volo e un hangar per un elicottero NH90, ma anche per droni aerei UAV e di superficie USV e, soprattutto, sottomarini UUV. Immaginate quindi una segnalazione sospetta. Vivaldi rimane a distanza e lancia i suoi occhi e le sue orecchie. Droni aerei, di superficie e sottomarini per ispezionare il fondale senza essere viste. Anche l'armamento è calibrato per queste missioni. Il cannone principale da 76-62 mm super rapido può usare munizioni guidate DART per abbattere droni o piccole imbarcazioni. Le torrette remotizzate Lionfish da 30 mm sono nate come sistemi antidrone ed è predisposta per imbarcare un sistema di difesa aerea come il CAM-R, che le darebbe una bolla di protezione per operare in autonomia. Quindi il Vivaldi non è una nave da battaglia, ma è uno scacchista. E se questa immersione profonda nella strategia navale vi sta appassionando, se volete scoprire altri segreti della geopolitica, allora fate una cosa semplice. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. È il modo perfetto per supportare il nostro lavoro. E non fermatevi qui, la conversazione continua nella nostra community privata, dove analizziamo report e documenti riservati. E se volete fare il passo successivo, sapete dove trovarci. Link in descrizione. Ora, è chiaro che confrontare il Vivaldi con i PPA è un errore. È come paragonare un bisturi a una spada. Il vero confronto va fatto con navi della sua categoria. Gli Offshore Patrol Vessel, OPV, come la francese GoWind 2500. Sulla carta le somiglianze ci sono. La GoWind 2500, un successo di export, ha dislocamento e dimensioni simili, circa 2500 tonnellate. Ma qui emerge la differenza di filosofia. La GoWind è un eccellente coltellino svizzero navale, progettato per essere abbastanza buono in molti compiti e adattarsi a clienti diversi. L'Ugolino Vivaldi, invece, non è nata primariamente per l'export. È nata con un obiettivo strategico preciso, cucito su misura per la marina militare e per le sfide del Mediterraneo allargato. Non è un prodotto generico, è uno strumento specialistico. Il primo vantaggio italiano è l'estrema automazione. Il cockpit navale a 2 operatori consente missioni più lunghe e complesse con un equipaggio ridotto, una caratteristica non comune in OPV di questa taglia. In secondo luogo, il Vivaldi è concepito come un nodo di una rete più ampia, un hub per il dominio subacqueo. La sua profonda integrazione con la strategia nazionale di protezione delle infrastrutture sottomarine e la sua vocazione a diventare una nave madre per droni le danno un ruolo che va oltre il semplice pattugliamento. E infine c'è la coerenza industriale. L'armamento di Leonardo e la piattaforma di Fincantieri sono frutto di una sinergia nazionale. Questa integrazione nativa garantisce un livello di ottimizzazione difficile da replicare quando si assemblano sistemi di fornitori diversi. Quindi in breve, mentre la GoWind è un'ottima nave da pattugliamento che può combattere, il Vivaldi è una nave da guerra ibrida che può, all'occorrenza, pattugliare. La differenza è sottile ma fondamentale, e l'Italia non ha copiato un successo altrui, ha definito un nuovo standard, creando uno strumento che, per il suo ruolo specifico, non ha eguali. Prima di arrivare alle conclusioni finali di questo video, ricordatevi di visitare il nostro blog per altri articoli completi e argomenti molto diversi. Trovate tutto in descrizione. Bene, siamo partiti dall'immagine di una nave che sembrava un passo indietro, un compromesso. L'Ugolino Vivaldi, più piccola dei PPA, appariva come il simbolo di un'ambizione ridimensionata. Poi in realtà abbiamo iniziato a scavare, abbiamo riscoperto l'astuzia strategica dietro i PPA, fregate da combattimento mascherate da pattugliatori. Abbiamo capito che l'inganno, a volte, è uno strumento potente. E infine abbiamo guardato da vicino il Vivaldi, e l'immaginazione iniziale si è frantumata. Non è un passo indietro, ma un balzo in avanti in una direzione più sofisticata. Non una versione povera, ma un predatore d'ombra forgiato per la guerra ibrida del XXI secolo. Una nave progettata per la persistenza, non per l'impatto. Per l'astuzia e non per la forza bruta. Una nave madre per droni, guardiana silenziosa delle nostre arterie sottomarine. Il suo valore non si misura in tonnellate, ma nella sua capacità di controllare gli spazi invisibili dove si decideranno i conflitti del futuro. E mentre tutti contano portaerei e cacciatorpedinieri, l'Italia sta silenziosamente costruendo una flotta capace di vincere le guerre del futuro. Guerre combattute con l'intelligenza e il dominio tecnologico nell'ombra. L'Ugolino Vivaldi è la punta di diamante di questa nuova silenziosa strategia. Grazie per avermi seguito e alla prossima!